Esiste un posto che racchiude un mondo magico, fatto di storie, di facce, di sguardi, di sacrifici, di scelte, di speranze e di progetti capaci di unire persone, trasformando la loro passione nella realizzazione di un sogno. Basta solo spalancare quella porta, varcare quella soglia e lasciarsi andare. Oltre ogni ostacolo. Siamo a Torino. Attraversata la città abbiamo raggiunto la FLIC, la scuola d'arte circense più importante in Italia, che ha riunito tutti gli allievi passati e presenti in occasione della festa per i suoi 10 anni. Ad attenderci un luogo magico, tappezzato di ricordi e passioni. La FLIC per me è una casa. È come se fossi nato qua. È una forte emozione tornare qua per il compleanno della FLIC, rivedere i vecchi compagni, rivedere la gente. È forte, è molto forte. È come rivedere i tuoi fratelli. In pochi anni la FLIC è diventata il principale luogo in cui giocolieri, acrobati e funamboli danno sfogo al proprio talento. Ma per raccontare le emozioni e i traguardi di oggi dobbiamo fare un passo indietro. La FLIC è figlia di un'antichissima società sportiva, la Reale Società Ginnastica di Torino. La fondò nel 1844 l'atleta svizzero Rodolfo Obermann. Un secolo e mezzo dopo, la Reale ha saputo rinnovarsi, aprendosi a nuovi linguaggi del corpo. La cosa che mi colpisce è sempre lo stupore delle persone quando entrano, perché effettivamente magari non pensano di trovare una società così viva, pensano a 169 anni, una società vecchia, no? Quindi magari non si rinnova. È stata un po' una sfida, perché effettivamente la parola circo non era tanto assorbita. Devo dire, e tuttora c'è qualche resistenza, c'è tantissimo di affinità, no? Perché comunque è una sperimentazione continua. È l'inizio di una nuova era, non solo fatta da ginnasti, ma da acrobati, attori, mimi, saltimbanchi, giocolieri, che una volta finito il periodo di formazione porteranno in scena spettacoli ricchi di storie da raccontare e da vivere, regalando nuova linfa a Torino e all'Italia. Nel palazzo di via Magenta 11 c'è un profumo di vernice fresca, di legno, di gesso, e questa storia magica comincia pressappoco così. Il primo ricordo grande sono veramente i ginnasti che erano qua dentro. Questa era una scuola di ginnastica che ci guardavano veramente come degli alieni. Non avevano mai visto gente così inetta, incapace, cimentarsi con l'acrobazia. All'inizio è stata una scommessa, tu calcola, io nel 2002 facevo ancora allenatore e sono arrivati questi personaggi, perciò il mio ginnasta era con i capelli corti, ipermuscolato, pronto a qualsiasi cosa, con un rigore folle. Se è vero come è vero che una scuola è importante perché la scuola forma, la scuola ti insegna cos'è il rigore e ti stimola nella follia, è vero avere degli esempi concreti, avere degli spettacoli di riferimento, avere un mondo magico che respira intorno a te. E siamo riusciti, io, Roberto, tutto il mio staff, a mettere il seme della passione del circo contemporaneo.
Alla Flick si parla in francese, in inglese, in spagnolo. E pensare che all'inizio bastava il piemontese per capirsi. Ognuno dei circensi porta con sé un'esperienza di vita da raccontare. Eli arriva da Israele a 26 anni e prima di entrare alla Flick si è svestita della divisa da soldato. Ho fatto la militare israeliano che è obbligatorio, poi ho fatto l'università per 4 anni e poi ho lavorato in computers e sono software programmer in Java e al fine ho deciso che non posso non fare circo e allora sono qui. Sandro invece ha riposto nell'armadietto la tuta da operaio per provare il gusto del brivido. Lavoravo per la Ducati a Bologna, a Borgo Panigale, e già facevo giocoleria da diversi anni, facevo spettacolo, però era più un hobby, una passione, mi sono detto, bah, perché no? E ho seguito un po', diciamo, la strada del cuore. Ho abbandonato la giocoleria, quindi non solo la vita, le clave, le palline e tutto quanto, e ho incominciato a fare filo. E c'è anche chi quel sogno l'ha coltivato fin da bambina. Ho iniziato a fare circo con il mio babbo, che mi appendeva su tutti gli alberi che incontrava per strada e mi ha appeso un trapezio in camera, quindi ho iniziato a saltare dall'armadio al trapezio, dal trapezio al letto, dal letto al divano. A 5 anni sono entrata in palestra, ho iniziato a fare le acrobazie, quella era la cosa che mi piaceva di più. Quindi incontrando il circo in età adulta ho capito che era la maniera migliore per sviluppare la mia passione, che è saltare, girare in aria e stare in scena. Molti di loro hanno dovuto fare delle rinunce, prendere decisioni difficili e non sempre condivise dalle loro famiglie. Papà, vado a fare il provino alla scuola di circo, ma poi guarda, ma quasi sicuramente non mi prenderanno, quasi sicuramente andrà male. Aveva capito che io da Torino non mi schiodavo più, che il circo ormai era diventato un po' la mia vita, anche se sempre hanno un po' sperato che io tornassi all'architettura, che io ritornassi comunque a fare la brava figlia che ritorna sulla retta via e fa un lavoro normale, diciamo. Sì, loro pensate che io fai una cosa normale come avvocato o dottore, però io non è mai stato così il mio sogno. Prima pensate fare come un po' psicologia, mi piace questo, mi piace tanto di relazione di tutti e due, come sulla vita, la emozionale, diverse situazioni di persone, questo mi piace. Mi sono laureato in scienze politiche all'Università di Genova e nel frattempo facevo sport un po' di strada come lo skate, i pattini che mi portavano a avvicinarmi a quello che poi è l'acrobatica che porto in spettacolo. La missione di Matteo, di Roberto e di Nadia non è stata semplice. Insegnare ai ragazzi che fino a quel momento avevano vissuto in strada era già di per sé una grande scommessa, una sfida nella sfida. Bisognava educarli al sacrificio. Io sapevo dove volevo arrivare, io volevo arrivare a inserire nella loro formazione, nel loro modo di approcciare quest'arte, volevo inserire il rigore. Quando raggiungi un obiettivo non basta, bisogna salire e poi ce n'è un altro e poi ce n'è un altro ancora. Con la scuola di circo è uguale, cioè nel senso portare questi ragazzi a fare bene, a fare il meglio e soprattutto con una serietà, come dire, delle migliori scuole, nel senso che devono essere precisissimi nell'iniziare la lezione tutte le mattine
chi arriva in ritardo non è messo alla lezione. Hanno tantissime materie, devono impegnarsi in tutte, non possono dire questa mi piace, questa no, qualunque cosa deve essere fatta al meglio. La motivazione di tutto questo è continuare a ricercare qualcosa di più profondo, sia a livello artistico e sia a livello umano, perché so che più sto salendo verso l'alto, più il punto d'arrivo si sposta verso l'alto. In questi anni ho visto un sacco di gente che ha cercato, che si è avvicinata alla scuola, che poi dopo durante i provini o si rende conto che non ha livello poi per fare quella che non è una scoletta, quella che è una scuola di vita, è un momento di selezione naturale fortissimo. Sembra facile, sembra tutto bello, tutti felici, tutti carini, però dietro c'è tanto lavoro, tante aspettative che magari ti aspetti alle cose, poi non sono proprio così, però piano piano, lavorando duramente, giorno dopo giorno, si arrivano a dei risultati. Sappiamo che stiamo vivendo qualcosa che è difficile da fare in questo mondo perché non danno spazio appunto al circo, alla danza, comunque alle arti, anche alla musica, e quindi ci si aiuta in qualsiasi maniera. Nel momento in cui sto sul filo è il momento in cui mi godo il presente appieno e riesco a trascendere dal passato, dal futuro. Il fatto di applaudire e di essere un pubblico caldo che partecipa è una delle cose più belle che possa succedere per un circense, perché è una soddisfazione molto grande e soprattutto è anche per quello che lo faccio, perché sento di poter regalare momenti felici alle persone, sorrisi. La mia sfida personale è quella di riuscire a uscire un po' dal canone fisso della trapezzista bella, performante, che non fa un errore, che sorride con un vestito di strass, e poter invece cercare di condividere questo momento che io vivo nell'aria con le persone che sono ancora attaccate con i piedi per terra ma che possano volare insieme a me e condividere quelle emozioni, quei salti, quelle mancanze di gravità e quei punti di sospensione. Il circo ti mette sempre a contatto con il rischio della tua vita e il rischio della tua vita tu lo metti nelle mani degli altri. Le assistenze che si fanno, qualcuno che ti tiene la longia di sicurezza, qualcuno che chiude il moschettone a cui tu attaccherai la tua vita, qualcuno che fa il nodo a cui tu attaccherai la tua vita. E quindi è qualcosa di molto più profondo del fare uno spettacolo, ti mette in un atteggiamento verso gli altri che è diverso. Questo si riflette anche poi quando lo spettacolo non c'è più, finisce e tu ti ritrovi con le stesse persone che ti hanno salvato la vita, che ti hanno curato mentre eri in scena.
La fiducia è una delle cose più importanti nella disciplina circense, soprattutto in quello che faccio io. Io faccio acroporté con 2 ragazzi che sono fisicamente belli grandi, muscolosi. Mi lanciano in aria anche a 6-7 metri, a volte raggiungiamo delle altezze non indifferenti e mi riprendono, dovrebbero sempre riprendermi. Mi piace il lavoro con paura, proprio un mio obiettivo per tutta la mia vita, per lavorare con questa. Anche da circo è così, che è tanta paura che non facciamo acrobatica perché è pericoloso, però mi piace questo, è un'adrenalina, anche una sensazione che noi possiamo fare tutto del mondo. Nella vita tutti abbiamo avuto un sogno nel cassetto da realizzare. Questi ragazzi hanno un obiettivo ben chiaro in testa, altrimenti una scelta di vita come questa non l'avrebbero mai fatta. Dietro i sacrifici, le ore di lezione, il sudore, le risate, si cela un desiderio irrefrenabile: fare spettacolo. Uno spettacolo tutto loro. Voglio formare uno spettacolo mio e andare in giro. Voglio avere, sai, la struttura della corda al furgone, viaggiare un po', forse con alcuni 3-4 persone. È quello che voglio fare adesso. Voglio fare una compagnia con persone che mi piace, come noi, un po' uguale la fantasia, e voglio fare uno spettacolo proprio diverso, troppo emozionale, voglio fare una nuova cosa, voglio cambiare qualcosa sul circo. Io ho pensato di fare diverso come filo e così, ho pensato posso fare anche filo così o così diagonale e vediamo, o così io cammino. Ho cominciato a vedere il mondo in una maniera differente, ho cominciato a vedere il lavoro, che poi è una bruttissima parola, però è lavoro, è una professione, unire la tua professione alla tua passione non ha uguali. Quello che ti insegna a scuola è il metodo, cioè tornare qua, fare allenamento in palestra, fare ricerca col tuo oggetto, col tuo attrezzo circense, e devi imparare a entrare nel mondo del lavoro da solo, a vendere lo spettacolo, a capire in quali realtà inserire il tuo lavoro, il tuo spettacolo, dove le tue idee vengono apprezzate di più, dove non vengono capite. Mi piacerebbe un giorno avere un bimbo, però in questo momento ho altri progetti nel circo. E poi sono acrobata, quindi insomma dovrei fermarmi completamente, non posso andare a fare i lanci a 7 metri. A volte ci penso e mi dico ma perché cavolo la mia vita è così complicata da un lato all'altro? Poi in realtà la cosa che mi piace di più è proprio quella, i cambiamenti. Io non potrei mai vivere in una routine perché divento pazza. Già quando rimango 3 mesi a Bruxelles per lavoro o per altri progetti, sento stressata e dico no, adesso devo partire, basta, quindi mi prendo qualche giorno e parto. Ormai la mia vita è in viaggio. Questa è la storia della Flick, raccontata dagli occhi di chi la vive ogni giorno, solo per amore. Da chi crede in un percorso e lo vuole donare ad altri, solo per passione. Da chi vuole dare un senso alla sua vita, aprendosi ad un mondo nuovo, solo per voler crescere. Ma ora è tempo di festeggiare, perché la notte è lunga ed è giovane. E c'è gente che non si ritrova da troppo tempo. E il tempo, si sa, non va sprecato quando si è in compagnia di buoni amici. Chilometri da noi, dettare i tempi ad un cuore solo. Una goccia d'acqua muove il mio destino e amore che lascia segni sul cuore. Un passo leggero andiamo, che non c'è tempo. Ci sono cose da lasciare al silenzio, come il volo delle lucciole, qualcosa un giorno cui credere. Se tu volessi partiresti con me. Io vivo in un metro quadro e l'orologio gira veloce, come veloce ogni gesto lontano da te. La stessa vita mi dirà che non c'è distanza che ci salverà dai cambiamenti
emozioni crescono da sole. Se nei giardini non c'è nemmeno un fiore, andiamo che non c'è tempo. Ci sono cose da lasciare al silenzio, come il volo delle lucciole, qualcosa un giorno a cui credere. Se tu volessi partiresti con me, andiamo che non c'è tempo. Ci sono cose da lasciare al silenzio, come il volo delle lucciole, qualcosa un giorno a cui credere. Se tu volessi partiresti con me. Oh, andiamo che non c'è tempo. Ci sono cose da lasciare al silenzio, come il volo delle lucciole, qualcosa un giorno a cui credere. Se